per fortuna qualche cosa riesco ancora a cavarla. Un po' magnato. Ebbene sì ragazzi, quel vecchio bastardo del Gerla ce l'ha fatta. Quel vecchio bastardo si è riuscito. Ebbene sì ragazzi, porcini preistorici, uno anche mangiato dal capriolo, attualmente mangiato dalle formiche, ma ci siamo. E yabadaba yabadaba dubidabidabide, guarda che porcini, yeah, vabbè, questo lo lasciamo vecchio. Yattaluba stavo facendo il video, guardiamo qua, ecco, salendo voglio trovare questi. Ebbene sì, mentre tutti i fungaioli vanno verso le Alpi del Cadore del Trentino, io persisto nell'Appennino sperando di non fare un altro quasi cappotto, perché le ultime volte sono state veramente toste. Però voglio provare a scommetterci. Le condizioni secondo me sono abbastanza buone, fa un po' freschino a quest'ora, infatti c'ho la felpa, ci sono 17 gradi, ma secondo me aumenta, e andiamo a vedere cosa ci produrrà questa giornata. Avevo voglia di tornare in bosco, non avevo voglia di andare tra gli abetti delle Alpi, volevo stare tra i faggi e vedere se riesco a cavare qualche porcino preistorico. Questa è la zona. Non è proprio il periodo, ma con sta stagione pazza non si può mai dire. Vediamo che cosa ci proporrà la montagna. A dopo ragazzi. Appena sorto il sole, la montagna si illumina, qualche traccia funginea di galletti fa presumere che il bosco sia lievemente attivo. Per adesso sono passato in alcune fungaie, ma non ho trovato praticamente nulla. Senza praticamente, non ho trovato nulla. Adesso si sale, dai, su bene. Seconda vetta, ancora zero. Si procede instancabilmente. Oggi non me ne vado senza un porcino. Uno dei pochi ritrovamenti di oggi. Testa di capra? Capriolo? A voi commenti. Qui è pieno, completo, saganato di russole. Non c'è un Gesù Cristo d'un porcino, ma giuro che pieno di russole. Adesso non si vede bene perché c'è andata un po' via la luce con questa nuvola. Oggi dovrebbe essere un po' variabile. Sono una russola dietro l'altra. Sono passato dalla sponda est ad ovest, adesso sono a sud. Non c'è un porcino neanche a pregare. Vediamo, non si molla qui, veramente non me ne vado stavolta senza un po' di porcini, ma non mollo un centimetro. Voi ditemi se dopo tutta questa girata si può trovare il primo porcino così.
Guarda te. Mi pare un bel estivalis. Ovviamente da solo. Non sia mai che riesca a trovarne un paio, Non sia mai che si riesca a trovare la fungaia. Però... Oh. Insomma, dai. Con questa luce purtroppo non si vede tanto bene, vediamo così. Ecco. C'è un po' di giallo, ma questo o lo friggiamo o lo secchiamo. Questo è il bosco, altezza 1600 circa, sopra un plateau praticamente di erba. Adesso chiudiamo il buco. È così, ragazzi, piano piano, non si molla. Vediamo di cavarne degli altri, però è veramente difficile oggi, veramente difficile. Forse là c'è qualcosa. Qui rispetto all'altra sponda c'è un po' di vita. Guardate questi galletti maturi, belli. Ne raccolgo qualcuno perché dai, stasera ci sta anche fare un po' di misto in questa stagione. Sicuramente un pochino toccati dal vento, però non li disdegno. Adesso voglio provare ad andare in un'altra zona che non ho mai battuto e provo ad abbassarmi. Vediamo che succede. Secondo me in questo periodo il clima è impazzito. Prima c'è stato un grande caldo, ma non a sufficienza per buttare fuori i porcini. Le piogge hanno raffreddato tutto. Dopo le piogge non è ancora arrivato il tempo per avere una media termica di 15 gradi tra giorno e notte. Qui nel frattempo è arrivato un piccolissimo sguazzo di pioggia, micro estivo, che lascerò ovviamente qua. Stanno crescendo in queste zone del bosco aperte, simbolo che forse c'è ancora stato troppo freddo. Questo lo lasciamo qui in segno di buon auspicio e adesso ci continuiamo a muovere. Vai, il bosco non è ancora finito. Oh, finalmente, questo l'ho visto da lontano. Mi sono avvicinato perché ho detto non vorrei fare un video a vuoto. Per fortuna qualche cosa riesco ancora a cavarla. Un po' magnato. Ippa! Finalmente, ragazzi, una fatica. Allora, sono ora le 13. Sono partito alle 5:30, 6. Qui c'è uno microscopico distrutto che lasciamo. Qui, per i fanatici, chiudiamo il buco. Oh, mamma mia, che fatica oggi, ragazzi. Che fatica delle fatiche. E lui o non è lui? Mi sembra lui. Non è il massimo della bellezza, ma in una giornata come questa, così difficile, non si può essere schizzinosi. Quando capita così, capisci di essere nella zona giusta. Appena sul sentiero, guardate, tra le rocce. Un po' rovinato dal vento, ma un bel bocciotto. Bello. Voglio provare ad alzarmi e vedere se riesco a trovare qualcosa di un po' più fresco. Questi sicuramente
Questo lo secchiamo magari o lo frizziamo. Vediamo. Avvistamento dalla distanza di un probabile porcino preistorico. Andiamo a vedere. Scendiamo con calma, un po' a zig-zag, non si sa mai quando troviamo qualcun altro. Questo bosco non è facile. Ebbene sì, una Festivalis. Una alla volta, e se non altro belli grossi, completamente storpiati dal vento. Bello. Altra roba da friggere o seccare. Questa è la parete pulita, qui è venuto su vicino al faggio. Se mi faccio 2 passi qui intorno a vedere se c'è qualcos'altro, ma voglio andare su, poi qui giù ci vado se su non riesco a trovare roba più fresca. C'è una breve passeggiata, questo è il boschetto veramente bello, esposto al sole del pomeriggio. E lì c'è un altro micro estivo di nascita già rotto dal vento che lascio. Bello. Miei cari compagni fungaioli, oggi avevo detto che sarei andato a cercare dei porcini preistorici, ho fatto una fatica a trovarli che la metà basta. Comunque i preistorici hanno una particolarità, sono talmente grossi che si vedono dalla distanza. Ora ho capito più o meno, credo, dove si trovano, ma voglio sfidare il monte, sfidare il bosco salendo più su. Salendo più su spero di trovare un altro Yahoo! Yabadabadu! Yabadaba! Yabadabadubidabidabide! Guarda che porcini! Oh! Yeah, oh. Vabbè, questo lo lasciamo vecchio. Yattaluba! Stavo facendo il video, guardiamo qua. Ecco, salendo voglio trovare questi. Comunque vi faccio vedere anche gli altri perché direi che meritano. Adesso si fa sul serio, ragazzi. Adesso si fa sul serio. Questo lo lascio, troppo vecchio, non mi piace. Russolotto. E qua. Sataramana. Yahaha. Oh. No, non è una margherita, ragazzi. Ha una radice che... Oh. Estivalis, yeah. Una fatica da matti per trovarvi, però alla fine ce l'ho fatta, alright. Tac, un po' di fuoco, ragazzi. Un po' di fuoco, miei cari amici. Oh, ma questa è una fungaia, sai che? Mi sa che l'anno scorso l'avessi già individuata io sta fungaia, perché sono sceso per quel sentiero là. Ah, questi. Per sbaglio ho schiacciato il tasto di stop registrazione. Comunque questo è il malloppo di qua sopra. Li portiamo al gruppetto sotto. Come vi ho detto, questo qua lo lascio bene a sporare. Li appoggio qui insieme all'altro bello. Bel colore. Ho detto, giù ho trovato quelli molto vecchi. Voglio salire per cercare di trovare questi, vedi, bianchi sotto, belli da matti. Fatto sta che sono tutti duri come il cemento, quindi quelli un po' più vecchi li secco o li friggo e gli altri invece ci facciamo quello che vogliamo. Adesso una bella pulizia. Bello. Qua non è passato nessuno. E questo lo lasciamo sporare, dai. Questo e anche questo, perché non voglio togliere dal bosco tutto quello che c'è.
1, 2, 3, 4, 5, 6 funghetti così, dai. Pulizia veloce e via a sgambare. Go. Della serie oggi non si butta via niente. Eccolo qua. Sotto la roccia. Guardiamo qua. Guarda qui che bello. Tac. Ragazzi, un po' maturini oggi, ma duri come l'acciaio. Rimettiamo al posto il sasso, copriamo il buco. Mamma mia che profumo, quando vengono fuori con sto caldo c'è un profumo pazzesco. Sono fatto quel bel pianetto sperando di trovare qualcosa, invece i funghi oggi li sto trovando solo nelle pareti scoscese, quindi salgo su verso l'infinito. Obiettivo 1400-1500. Voglio controllare quella zona lì. Che fatica ragazzi. Pochi alla volta, ma man mano che vado avanti sembra che la questione migliori. Piano piano. Dai. Su bene. Un classico. Arrivato nel punto più promettente del bosco. Mezz'oretta che cammino molto lontano dal sentiero, non c'è un fungo che uno, neanche i funghi matti, guarda, sono gli scherzi del bosco. Questa tra l'altro è anche una zona dove qualche volta si trova anche qualche rosso, che non deve essere proprio il suo periodo, però con questo clima pazzo non si può sapere. Guardate che spot, poi con sto sole bellissimo. Peccato che manchino all'appello porcini. Adesso se non trovo più mi riabbasso dove avevo trovato prima. Qui gli alberi sono più giovani, mentre giù erano secolari. Qualche russo ogni tanto. Girare i tacchi e via. Ogni tanto si cambia direzione per cambiare prospettiva. Qui in ogni punto potrebbe nascondersi il colosso, il gigante, detto anche il preistorico. Lo troveremo? Chissà. Oppa. Ragazzi, è un po' che non trovo. Sono sopra i 1500. Là, in diretta. In direttona. Oh, un bel solitario. Un po' mangiato perché con le piogge che sono venute, ma so che gambo. Porca, non voglio romperlo. Ho mangiato purtroppo dalle lumache, ma tagliamo via sto pezzo, esploriamo. Sì, roba da seccare oggi soprattutto. Vediamo se qua sopra riesco a trovare qualcosa un po' più chiarino. Qua il buco, sa mai. Comunque, questa stagione qui è imprevedibile. Fanno proprio nelle pareti più calde, più esposte, anche con erba. Niente, dai. Sì, mi sa che ci siamo. Poco fa, circa lì, ho trovato il big. E adesso guardate cosa sto guardando. Mi sono spostato, ne ho visti altri. Cambio l'angolatura, vediamo se lo vedete. Che bene sì ragazzi.
Quel vecchio bastardo del Gerla ce l'ha fatta. Quel vecchio bastardo sei riuscito. Ebbene sì ragazzi, porcini preistorici, uno anche mangiato dal capriolo, attualmente mangiato dalle formiche, ma ci siamo. 1500 signori e signori, 1500 amici fungaioli. Questo come messo? Non ha un buco, gli lasciamo quel pezzetto lì. Questo capriolo me lo porto a casa. One. Poi che faccio? Vedere con la luce. Gambi preistorici. Anche questo è stato un po' masticato da qualche bestia, infatti qua c'è l'altro pezzo, vedi? Sanissimi, sani, perfetti, sanissimi, duri come il cemento. Quando il gioco si fa duro, ragazzi, solo i duri restano a giocare. Oggi non dico che era difficile, era difficilissimo trovarli, ho dovuto cambiare tutto. Ho dovuto cambiare tutto. Voilà, ce l'ho fatto. Sono tutti maturi, ahimè. Segno che forse potevo venire la scorsa volta invece di andare sulle Alpi. Quello lì lo lascio. Belli, 1, 2, 3, 4, 5. Quello lo lascio perché lo lasciamo sporare, così il bosco ci regalerà qualcos'altro, vedrete. Allora, sto scendendo perché qui su mi sembra terreno più secco. Evidentemente il vento o la gravità hanno portato la pioggia residua a precipitare verso il basso. Poi il bosco è attivo perché ci sono diverse russole, ma non è così attivo come alcune zone in basso che avevo visto prima. Credo che la pioggia ovviamente sia quella di circa 2 settimane fa. Con questi strani caldi, le buttate o comunque il micelio è partito veramente a macchia di leopardo. Ogni zona fa da sé. Comunque sia, diciamo che l'interpretazione che ho dato è questa. Clima troppo arido, poi clima troppo freddo, ha sballato completamente tutte le previsioni, tant'è che stamattina ero in un posto che sembrava veramente perfetto, 2 settimane dalle piogge, ancora umido, e invece adesso ad esempio li sto trovando nel secco, proprio dove c'è secco e dove c'è anche proprio la parete più a picco. Questo perché probabilmente sono le zone che riescono, dove il sole riesce meglio a penetrare, quindi si scalda prima, si sono scaldate prima. Le zone in basso, con ad esempio l'erba, sono riuscite a trattenere meglio l'umidità, quindi è rimasta ed ha continuato a far fruttificare. I porcini invece qua c'è meno. Adesso comunque ritorno in basso, mi faccio un giro anche sotto i 1300, 1200 e poi basta, dai, praticamente la gerla piena, non stracolma, però comunque dai, l'ho riempita per bene. In questo periodo non è facile, adesso entro i prossimi giorni sicuramente Veneto e Trentino si faranno sentire, però l'Appennino diciamo che salvo nuove piogge con le nuove temperature belle alte che dovrebbero arrivare a breve, secondo me ce lo dimentichiamo fino a fine agosto, inizio settembre. Intanto proseguo, ragazzi. A voi com'è andata questa cavata di questo fine settimana della terza settimana di luglio? Fatemelo sapere nei commenti. Se credete che la mia interpretazione sia sbagliata, fatemi sapere la vostra interpretazione del meteo e dello sviluppo del micelio dopo questi temporali e caldi
veramente unici, che gli anni scorsi invece non ci sono stati, e infatti si era cavato già meglio. Quest'anno è partito tutto in ritardo. Dai, mo. Giarla in spalla, banda alle ciance, si scende sempre con l'occhio vigile. Ops, appena detto. Ritrovamento osseo dei resti di un cinghiale. Ero solito portarli via una volta questi resti, ma ultimamente li lascio in bosco perché comunque sono dei fornitori di calcio sia per gli animali del bosco che, una volta degradati, anche per il terreno. Quindi ultimamente le ossa le lascio sempre dove le trovo. Ancora un palco di cervo non l'ho trovato, chissà se mai mi capiterà. Ebbene sì ragazzi, Jurassic porcini trovati. Mi sono seduto su un'ortica, quindi il video dei saluti lo faccio breve. Sudato come sempre, non ho mollato, potevo perdere la speranza ma ho voluto insistere, e per fortuna in un altro spot qualcosa l'ho trovato. Prima che mi punga completamente tutto il corpo, mi alzo, torno verso la macchina. Ragazzi, il motto è sempre lo stesso, sempre in gerla, aspettiamo tempi migliori e speriamo che le Alpi diano qualcosa nelle prossime settimane, e poi dopo ci rivediamo in Appennino, il mio posto preferito. Ciao ragazzi, sempre in gerla con il Gerla. Yahoo! Salve. Allora, hai trovato qualcosa? Niente? Lo vuole un porcino o due? Le piace solo raccoglierli come me? Qua. Sono un pochino, ma molti sono vecchi. Li secco.